My Little Pony fu uno dei cartoni animati più apprezzati e odiati del 2010. Il suo successo lo portò ad avere 9 stagioni, spin-off, un film, una vasta quantità di prodotti e uno dei più grandi fandom mai esistiti. L'amicizia magica si concluse nel 2019 con la splendida puntata intitolata L'ultimo problema. Ma col passare degli anni, soprattutto dalla stagione 6 in poi, la serie ha cominciato ad avere alti e bassi e la sua reputazione non è stata delle migliori, ma dopo la sua conclusione, Hasbro decise di portare avanti la saga dei My Little Pony con un film chiamato Una nuova generazione. My Little Pony A New Generations era previsto per l'uscita cinematografica l'8 settembre 2021, ma a causa del Covid fu spostato il 24 dello stesso mese sulla piattaforma Netflix. Si trattava del prodotto successivo all'Amicizia Magica, che si era conclusa 2 anni prima. Nel cast del film erano presenti attori come Vanessa Hudgens, Gabriella di High School Musical, James Marsden, il signore delle ciambelle di Sonic, e moltissimi attori e cantanti di ogni genere. Grazie a questo nuovo lungometraggio, Hasbro poté iniziare i lavori per la quinta gen. Ma esattamente di che parlava Una nuova generazione? La storia racconta l'incredibile avventura di Sunny Starscout, una pony terrestre che vive a Mertime Bay, ad Equestria. Sì, ci troviamo nello stesso universo della quarta generazione di My Little Pony, essendo che il film è un sequel, molti anni più tardi. Sunny è l'unica che crede fermamente che esistono ancora nel mondo pony Pegasus, quindi con le ali, e pony con il corno in testa, gli unicorni. Ma nessuno le crede. Anzi, Mertime Bay è piena zeppa di razzisti, omofobi. Ma un giorno, Itzy, un unicorno, arriverà in città e creerà involontariamente il panico. Sunny deciderà di aiutarla. Le due scopriranno che l'amicizia è ancora attiva, che c'è qualcosa che impedisce ai pony terrestri, Pegasus e unicorni di incontrarsi. Durante la loro avventura incontreranno le principesse Zip e Pip del regno di Zephyrai, popolato da Pegasus. Ma lo sceriffo Hitch, il miglior amico di Sunny, farà di tutto per riportarla a casa, ma non sa che il suo vice, Sprout, sta progettando un piano per fermare gli unicorni e i Pegasus. Quindi, come andò il film? Molto bene. Fu il film animato più visto nel mese di ottobre e ricevette critiche positive. Sul famoso sito Rotten Tomatoes riuscì ad ottenere un 92% di critica e un 80% del pubblico, superando a vista d'occhio il punteggio scarso che aveva ottenuto il film del 2017. A New Generation venne apprezzato per l'animazione, i colori vivaci, il cast, le canzoni orecchiabili, la colonna sonora, il doppiaggio e i riferimenti alla quarta gen. Ma venne criticato per il ritmo e per una trama non proprio originale, quasi banale. Ma i fan apprezzarono il film e ci fu entusiasmo nel scoprire come sarebbe andata avanti la quinta generazione di My Little Pony. Ma nulla poteva portarli ad un'eventuale catastrofe. Il 26 maggio del 2022, un anno dopo l'uscita del film, arrivò la prima serie della quinta generazione, My Little Pony ritrova la tua magia. L'episodio pilota spiegava che era in programmazione un festival a Mertime Bay. I pony terrestri non erano ancora contenti della presenza dei pony Pegasus e unicorni, quindi si cancellava un po' il finale del primo film, e Sunny aveva problemi nell'essere un alicorno, citazione a Twilight Sparkles. Ma nel primo episodio furono introdotti nuovi personaggi. La cattiva, cioè Opaline, la sua scagnozza, Misty, e il cucciolo Sparky, un drago che sarebbe poi diventato il figlioletto di Hitch.
L'episodio fu criticato dai fan e dal pubblico. L'animazione ebbe un downgrade. I colori meno sgargianti. I doppiatori originali non tornarono, ci fu un cambio di cast. Il budget fu molto più ridotto. Iniziare la serie con uno special di 40 minuti non fu apprezzato, soprattutto dopo un film di 1 ora e mezza. Il 26 settembre del 2022 arrivò su Netflix il secondo capitolo, cioè la seconda stagione di Ritrova la tua magia, che ebbe delle puntate al posto di uno special. L'animazione migliorò un pochino, venne mostrata più la cattiva Opaline, ci fu più caratterizzazione da parte di Misty, la sua scagnozza. Izzy, Pip e tutti gli altri personaggi ebbero più screen time. Sparky divenne più importante nella lore e soprattutto ci fu un'apparizione di Twilight Sparkles e cominciarono ad esserci tante citazioni alla quarta gen. Per fortuna che il secondo capitolo fu apprezzato, dato che aveva delle puntate che potevano ricordare un po' la serie originale. Il 21 novembre dello stesso anno ci fu il terzo capitolo ed era uno special, proprio come l'episodio pilota. Praticamente i pony trovavano un camion che poteva volare sulle nuvole e si dirigevano verso la casa della nonna di Sunny per festeggiare il Natale. E Zip e Pippa avevano problemi nel fare uno spettacolo natalizio, quindi sì, era uno special di Natale che non ha portato a nulla. Semplicemente ha introdotto il mezzo di trasporto dei pony. Il 6 giugno del 2023, quindi molti mesi più tardi del terzo, arrivò il quarto capitolo, che come il secondo aveva delle puntate. Gli episodi sono stati interessanti. L'animazione era abbastanza migliorata rispetto a prima. C'era più lore. Misty diventava man mano un membro dei protagonisti. I colpi di scena erano belli. Le canzoni anche. La sigla era più orecchiabile che mai. E finalmente i fan avevano un bel prodotto. Ma il 18 settembre del 2023 arrivò il quinto capitolo, che si era concentrato soltanto su Misty, che doveva ritrovare la sua vera identità e scoprire chi era suo padre. E il bello è che Netflix te lo spoilerava in men che non si dica. Il capitolo 5 fu inferiore al quarto, specialmente perché aveva poche puntate, un ritmo pallosissimo, la storia non era interessante, quindi sì, ci fu un altro passo indietro. Prima di parlare del sesto capitolo, su YouTube, nel canale ufficiale di My Little Pony, arrivò una serie del web chiamata My Little Pony Tell Your Tale. Racconta la tua storia, che era disegnata a mano, quindi poteva richiamare i fan di vecchia data della quarta generazione. E hanno fatto in totale 2-3 stagioni? Ecco, quella fu aspramente disprezzata. Oh mio Dio, il character design dei pony era terribile. Io penso che questo sia uno dei peggiori disegni mai fatti ultimamente nell'animazione. Quando ho provato a vedere una puntata, io non potevo crederci. Non riuscivo a concentrarmi sul doppiaggio, sui personaggi, sulla storia, su quello che stavo vedendo, perché i disegni sono pessimi. Mio Dio, che schifo! Ovviamente è stato giudicato male, perché è una merda. Tornando a Make Your Mark, il capitolo 6 arrivò il 23 novembre del 2023 e ci fu il ritorno di Spike. Quel Spike, che era diventato grande e che fu doppiato da Pietro Baldi in Italia. E i pony scoprivano che i draghi erano
in pericolo e che dovevano fermare Opaline ad ogni costo, soprattutto dopo che Misty l'aveva tradita. E alla fine ce la facevano. Parlando un attimo di Opaline, a quanto pare aveva un collegamento con Twilight Sparkles, che fu spiegato male dagli sceneggiatori. Ma il sesto capitolo non si concluse con la sconfitta di Opaline, la seconda antagonista della quinta gen, dopo Sprout. E sì, Sprout divenne un personaggio molto, molto secondario. Bensì, il capitolo 6 finì con un altro special natalizio, dove i 6 protagonisti scoprivano l'esistenza di un villaggio che era sotto controllo di un leopardo alato di nome Allura e del suo assistente coniglio Twitch. Alla fine riuscivano a sconfiggere i 2 nuovi antagonisti e tornavano a casa dopo una bella avventura. My Little Pony ritrova la tua magia finì nel 2023 con il sesto capitolo. Netflix non produsse nessun altro episodio. Mentre Tell Your Tale, che vi ricordo era la serie quella secondaria animata male, finì a ottobre del 2024. E poi nient'altro. Non ci fu nulla. La quinta generazione smise di esistere. Non uscì un altro film, non ci fu un seguito di A New Generation, nessun'altra nuova serie, niente di niente. Perché? Adesso ve lo spiego il motivo. Se inizialmente il film era stato giudicato positivamente da critica, pubblico e da gran parte del fandom, la quinta generazione di My Little Pony fu soggetta di molte critiche negative. Molti non apprezzavano i personaggi, ritenendoli delle brutte copie di quelli originali. Per esempio, Misty ricordava troppo Starlight Glimmer. Il downgrade dell'animazione dal film alla serie di Make Your Mark suscitò critiche. Molti non guardarono neanche la serie quella di YouTube, definendola brutta artisticamente. I giocattoli vennero disprezzati perché erano un passo indietro rispetto a quelli della quarta gen, troppo plasticosi e con le teste enormi. Ci furono anche i videogiochi e anche quelli non suscitarono proprio giudizi positivi, ma i fumetti vennero apprezzati. Per un po' di tempo il fandom voleva vedere i nuovi main pony interagire con quelli vecchi, ma questo, a parte qualche citazione e una comparsa di Twilight Sparkles, non accadde. La quinta generazione cominciò ad avere un sacco di hating addosso perché non aveva una vera direzione. Le puntate su Netflix uscivano troppo una vicino all'altra. Non c'era da aspettare. Se avete notato, quando ho elencato tutte le date, ben 3 capitoli di Ritrova la tua magia sono usciti nello stesso identico anno a distanza di pochissimi mesi. O è Netflix che voleva produrre subito le puntate, oppure Hasbro non ci credeva nella quinta gen, o addirittura il fandom non voleva affezionarsi ai nuovi personaggi. Magari era interessato più a una storia nuova, qualcosa che non aveva troppe citazioni all'amicizia magica. Dopo essermi sparato 9 stagioni e tutti gli spin-off di My Little Pony, ero entusiasta di vedere il continuo. Il film è del 2021, lo considero come uno dei migliori film animati di Netflix. Mi piaceva Sunny, adoravo Ruby, mi stava simpatica pure Izzy. Ma, tralasciando il lungometraggio animato, mio Dio quanto era mediocre questa stagione. Cioè, ma vi rendete conto che è durata soltanto 4 anni? Ma io penso che ci sono state miliardi di cose che hanno distrutto la G5 di My Little Pony. Fandom, Hasbro, Netflix, l'animazione.
la sceneggiatura, i personaggi, la storia, i giocattoli. È stato un fallimento vero e proprio, con la F maiuscola. E io ci speravo nel seguire più avventure di questi nuovi protagonisti, e mi piacevano. Tranne Zip, che improvvisamente diventava una detective così di punto in bianco. A me dispiace per come sono andate le cose. Avevano delle carte in tavola, c'erano delle idee, ma le hanno sfruttate male. Se fossi stato io a creare la quinta generazione, avrei fatto tante modifiche. Per il Phantom, questa quinta gen è un brutto ricordo. E per tanti è come se non fosse mai esistita. E ora che ci penso, non ha portato a nulla. Io non so se Hasbro è in pausa o sta pensando di iniziare la sesta gen. Ma o sfruttano gli stessi protagonisti della quinta, o dovrebbero fare qualcosa di nuovo, perché non possono focalizzarsi di nuovo sull'amicizia e magica. Ma allo stesso tempo i fan sono troppo affezionati ai vecchi protagonisti, quindi My Little Pony è in un limbo, non sa da che parte andare. E tutto ciò che vi ho raccontato ne è la prova. Siete arrivati fin qua, mi fa molto piacere. Questa era la retrospettiva completa della quinta generazione di My Little Pony. Non ci sarà mai un finale. Non scopriremo cos'altro accadrà. I personaggi, i cattivi, tutto il mondo che avevano inserito è svanito nel nulla. Non ci sarà mai più una quinta generazione di My Little Pony. Detto ciò, io vi saluto. Questo è tutto per la retrospettiva di My Little Pony G5. Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate, se vi è piaciuta o l'avete disprezzata, e noi ci vediamo alla prossima. Buon voyage! Ora che ci penso, questa canzone non serve più a niente!